Beh, dato che vi piacciono così tanto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare appunto di questa top 10 di profumi che ho utilizzato nel 2021, quindi sono i miei profumi preferiti per quest'anno. Ovviamente devono ancora uscire alcuni profumi e tanti ne sono usciti nel 2021, però farò un video separato in cui parlerò invece dei migliori, secondo me, profumi usciti nel 2021 che possono essere potenzialmente i migliori in base a qualità, performance, eccetera eccetera. Ma oggi vi parlo semplicemente dei miei preferiti, quelli che ho utilizzato di più e quelli che mi hanno dato più soddisfazione e complimenti. Allora, non so se vi ricordate, non so se avete mai visto i video di Jeremy Fragrance di una volta quando faceva le top 10 lui anni fa, iniziava con le honorable mentions, quindi diciamo delle menzioni d'onore di profumi che non sono arrivati nella top 10 per vari motivi, ma che in realtà un po' se lo meritano. E pensate un po', oggi, dopo anni, io vi farò una honorable mentions, quindi copierò questa cosa da lui e utilizzerò i suoi profumi come honorable mention. Quindi come menzioni onorarie di oggi ci sono i profumi di Fragrance One, quindi il brand di Jeremy. Perché honorable mention? Perché secondo me, diciamo, questi profumi qua li ho utilizzati tantissimo, non sono sponsorizzati, lui me li ha inviati ma tempo fa e non mi ha pagato né altro, quindi li ho veramente testati tanto, potete anche vederlo, questa è anche la seconda boccetta che utilizzo di Office, li ho anche regalati ad alcuni miei amici e tutti mi hanno detto che hanno un sacco di complimenti, tante recensioni positive, tanti feedback positivi, li durano tanto, quindi in realtà non volevo metterli tutti nella top 10 perché l'avrei rovinata, però li ho utilizzati molto e quindi vi consiglio di darci un'occhiata perché secondo me ne vale molto la pena, soprattutto Office e soprattutto Date, sono quelli che mi hanno dato un po' più di soddisfazione. Durano tanto e insomma sono perfetti per ogni occasione ovviamente. Pensate un po' come gira il mondo, lui ha inventato le menzioni onorarie e oggi si ritrova nelle menzioni onorarie di un altro youtuber. Numero 10 è CH Man Privé di Carolina Herrera. Questo profumo mi è sempre piaciuto tanto, l'ho sempre incluso nelle mie top 10. Mi piace tantissimo, non so cosa dire, e l'ho utilizzato molto quest'anno, non tanto quanto gli altri, però ci tenevo a menzionarlo perché costa abbastanza poco, ultimamente si trova molto, poche persone ce l'hanno, quasi nessuno, è un tabacco boozy, quindi un po' quei profumi, come si dice, ubriachi, quei profumi un po' inebrianti, che sanno un po' di whisky, quel genere di profumi molto maschili, ma molto molto likeable. Uno nei commenti mi ha chiesto, un ragazzo, se è meglio questo Bentley o Rasasi la Yucawam. Io gli ho detto, questo qua secondo me è il migliore perché è molto più likeable dalle persone, è molto più facile da essere apprezzato. Ha buone performance, niente di troppo eccezionale, però per l'inverno-autunno diciamo che è ottimo, o per le serate, soprattutto ultimamente lo sto usando molto durante la sera nei bar. Profumo numero 9 è Acqua di Gio Profumo. La gente mi chiede qual è la differenza tra questo e quello trasparente. Io vi consiglio sempre quello nero, che è questo qui, che è la versione profumo, ovvero la versione parfum, dovrebbe essere, sì, la versione parfum, ovvero la più concentrata di tutte le altre versioni, che sono Eau de Toilette o Eau de Parfum. Questo è un profumo che secondo me è uno tra i migliori in commercio per la sua versatilità, per quanto dura, c'è il patchouli, c'è l'incenso, c'è una nota di calone, che vuol dire che sa un po' di oceano, quel acquatico che si inserisce nei profumi. Si ricevono tanti complimenti al tappo magnetico, che è una cosa che a me piace tantissimo, e in ufficio durante il giorno questo è perfetto, quindi vi consiglio Acqua di Gio Profumo al numero 9. Ho invece utilizzato un po' di più quest'anno Prada L'Homme di Acqua di Gio, non perché quello non fosse versatile o perché non fosse buono, anzi è in realtà forse più versatile di questo, perché questo durante la sera non è il massimo, ma durante il giorno, soprattutto per l'ufficio o con una camicia, questo ha un iris che dà un effetto metallico, un effetto pulito, un effetto fiorito, ma molto maschile, da Christian Grey. A me piace tantissimo, alle ragazze piace tantissimo, alle signore, alle donne, quindi veramente questo si continua a fare così quando lo si apre, quindi ve lo consiglio tanto. Non dura troppissimo, però per quelle 2-3 ore si sente veramente tanto, quindi lo spruzzi e si sente tanto. Poi dura fino alle 6-7 ore, una giornata di ufficio la dura, e senza nessun problema, insomma. Se lo si spruzza sui vestiti meglio ancora. Al numero 7 una novità.
È un profumo di Liquide Imaginaire ed è Désert Suave. Questo è un profumo molto particolare che ho comprato, anzi l'ho scambiato quest'anno. Sono entrato in una community di gente appassionata di profumi. Non mi piaceva più il mio Layton di Parfum de Marly, tant'è che ho comprato Herod di Parfum de Marly. Se mi conoscete sapete che io, diciamo, colleziono più che altro un profumo per ogni brand e mi piace quest'idea, quello che secondo me e ritengo il migliore. Liquide Imaginaire ne ha tantissimi, ma lui, un ragazzo, aveva da scambiare Désert Suave, gli ho dato il mio Layton, che non mi piaceva più, e l'ho scambiato molto volentieri. Io adoro questi profumi orientali, questi profumi speziati, questi profumi che sanno di deserto. Questo sa di deserto, di dattero, è un po' dolcino, è molto difficile da indossare, però se una persona è vestita nel modo corretto, con un certo outfit, un certo vibe, io lo indosso in total black durante una giornata di sole o durante la sera d'estate, questo qua è pazzesco. Anche durante l'inverno in realtà non è male, però dura tantissimo, si sente tanto ed è molto 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 diverso dagli altri. Al numero 6 dei miei preferiti di quest'anno, che ho indossato di più, c'è Azzarro Wanted by Night. Ragazzi, non sono troppo diversi, a parte gli ultimi, a parte Désert Suave, alcuni, da quelli che di solito indosso, perché considerate il fatto che non ho avuto in quest'ultimo anno troppa possibilità di andare in giro a provare. Sì, ne ho provati di quelli nuovi, e anche ve ne parlerò perché sono stato a Lisbona e ne ho provati di tanti nuovi appena usciti, però non ho avuto la possibilità di comprarli, metterli, indossarli, provarli in giro, perché ovviamente per la pandemia. E in più diciamo che mi ero un attimo fermato con i profumi. Adesso sul mio canale ho ripreso un po' a parlare di argomenti che funzionano, tra cui il self-care, i profumi, il beauty care, quindi diciamo che adesso sicuramente ne parlerò di più, ne proverò di più e vi darò anche degli update in futuro. Ma per ora questo è uno dei profumi che indosso più spesso la sera, perché è qualcosa che indosso di molto dolce, un po'. È perfetto secondo me per le serate. Questo, se uno vuole, se io adesso stasera voglio uscire e andare in un locale, indosso questo senza pensarci due volte. Tac tac, oh madonna. Tac 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 tac, 5-6 spruzzi, si sente, alla gente piace, si fa bella figura. Se si è vestiti bene, sia formali che informali, questo fa bella figura, dura tanto, dura tutta la sera. Dà un effetto un po' 007, è un agrumato dolce, mi sembra che abbia anche della cannella o qualcosa del genere. Non si sente, però in realtà è molto molto buono, ve lo consiglio, non costa neanche tanto provarlo. Sto notando che il video è un po' troppo lungo, quindi vado un po' più velocemente. Numero 5, Artisan Pure. Ormai ne avete le scatole piene di sentir parlare di questo profumo, perché ne parlo in tutti i video in cui faccio top 10, lo metto come top profumo per l'estate, ne sono ancora convinto, lo sto usando molto adesso durante l'estate e per me è uno dei profumi più buoni in assoluto che abbiano mai fatto. È incredibile, io non riesco a capire come abbiano potuto ricreare un profumo del genere che sa proprio di estate. Forse è una cosa mia soggettiva, non lo so, ma l'estate per me ha questo odore qui. Un po' agrumato, un po' da spiaggia, un po' fruttato, non lo so, è buonissimo, provatelo, non costa neanche tanto, però si trova penso solo su internet, in Italia o negli aeroporti. Un altro profumo da viaggiatore nel deserto è l'Air du Désert Marocain. Questo è uno dei profumi secondo me meglio venuti nella storia dei profumi. Mi ricorda tantissimo un libro che si chiama L'alchimista di Paulo Coelho, in cui c'è questo ragazzo che attraversa il deserto come metafora per andare a ricercare un po' i suoi sogni, i suoi desideri, che sono le piramidi. È un po' una parabola per cercare i propri sogni, e questo profumo mi ricorda tantissimo quella storia. È penso il mio libro preferito, e quindi ricordandomi quello io l'ho associato a qualcosa di molto buono. Le persone attorno a me lo adorano, per quanto sia difficile in realtà, perché sa anche questo di deserto ancora di più dell'altro, ancora meno dolce, ancora meno likable, è più quasi roccioso, questo sa proprio di deserto marocchino, dà però proprio ti rimanda con la mente in Marocco, ed è pazzesco. Sono quei profumi che ti fanno viaggiare, e penso che indossato nel modo corretto, con l'outfit corretto, da una persona che lo sappia tirar fuori, questa è una bomba. E dura tantissimo, spruzzato sui vestiti non se lo toglie più. Ultimi 3 profumi. Uno è il numero 3, Herod di Parfum de Marly. Guardate, ho la pelle d'oca, pazzesco. Questo profumo è il più
sexy che io abbia mai sentito, è veramente pazzesco. Tutte le ragazze a cui l'ho fatto sentire, tutte le donne, persino mia madre lo adora. È un profumo a cui io non davo niente perché dalla boccetta non si sente neanche tanto. Io cercavo qualcosa di più forte, per quello avevo comprato Layton all'epoca quando sceglievo il mio Parfum de Marly. Poi l'ho venduto, ero indeciso tra Pegasus e questo. Vedevo anche la ragazza della profumeria di nicchia e anche chi avevo portato con me andavano matte per questo. Ho detto, boh, io non capisco, però sai cosa? La boccetta mi piace tantissimo, sapete che io col nero ho questa fetish, ho questo fetish, quindi ho detto, beh, lo provo, gli do qualche opportunità. Pian piano mi è cresciuto, quindi ho imparato ad apprezzarlo sempre di più. È un po' un tabacco vaniglia, un po' sui frutti rossi di bosco, molto invernale, sexy, seducente, da sera, da appuntamento, da primo appuntamento, da coccole. È un profumo veramente che ti circonda, un profumo che ti persuade. È Parfum de Marly Herod, molto 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 seducente, ecco, seducente, però di classe. Al numero 2 invece una bomba di spezie che è dall'altra parte dello spettro è Arabian Stonka di Montale. Montale ha tantissimi profumi buonissimi che durano tantissimo e costano anche poco. Questo è uno di quelli, è il mio preferito di Montale. Questo è dolce, ma non dolce nauseante, dolce buono e dolce di nicchia. È quel dolce di nicchia che proprio grida qualità. Non so come spiegarlo, non sono pagato da nessuno di questi brand tra l'altro, è che questo profumo si sente talmente tanto, soprattutto quando lo si indossa la sera, che per forza qualcuno ti dà un feedback. Il 90%, 95% sono positivi, quindi veramente è tonka bean, quindi la fava tonka che è super dolce, però è seducente. Sì, seducente, però questo è un po' più delicato, è un po' più ammaliante. Questo invece è proprio un pugno in faccia orientale di dolcezza, per quello indosso anche soprattutto nelle serate e lo si sente tantissimo. L'ho spruzzato una volta addosso a un mio amico una serata e lo continuavo a sentire per tutto il tempo, anche 5-6 metri da lui. Quindi se volete le performance, anche questo dura tanto, però questo è una bomba. E al numero 1 ho un pareggio tra due profumi. Il primo profumo è il mio profumo preferito del momento ed è Wood Wood di Tom Ford. Questo profumo è incredibile, dura molto, non si sente troppo, ma è fatto apposta perché è elegante, è scuro, è di classe, è roccioso, è qualcosa di... sembra una foresta con la rugiada vicino a una caverna, vestiti però col vestito elegante. Un po' stile Twilight, ma da celebrità, non so come spiegarlo, è un profumo, ecco, molto da celebrità. Ci vedrei un Leonardo DiCaprio indossare una cosa del genere. Qualcosa molto di classe, un po' misterioso, non ha troppo carattere, ma è fatto apposta per essere così. Qualcosa che comunque attira l'attenzione, ma che rimane nella propria sfera privata. Costa tantissimo, ma vi consiglio di darci un'occhiata e di dargli un po' di tempo. E invece l'altro, a pari merito, è Royal Sapphire. Questi due profumi li ho indossati per un sacco di tempo in quest'anno, durante quest'anno, e questo è un profumo di Thameen, un brand inglese che non mi sta pagando, nessuno di questi brand mi sta pagando per dirlo. Mi sono innamorato di questo profumo, non so come mai tanti dei loro profumi mi piacciono, lo sto scoprendo sempre di più. Tappo magnetico è un must, e anche guardate le piccolezze, i piccoli dettagli che fanno la differenza. Questo profumo sa di Leonardo DiCaprio in Titanic durante la cena di gala. Quindi immaginate una cena di lusso su una crociera di lusso, ci si mette tutti eleganti, ci si sta preparando. È molto unisex, quindi in realtà non per forza da uomo. Non saprei neanche dire di che cosa sa, non saprei proprio descriverlo. È più sul dolce che sul fresco, però rimane comunque fresco, non so come spiegarlo. Quando si entra nella alta borghesia durante la cena si sente questo profumo, si è pronti appena usciti dalla doccia, quindi freschi, belli puliti dopo una giornata di sole a parlare di affari. Questo è il profumo che si sente ed è pazzesco, dura tantissimo, tanti complimenti. E non lo metto spesso perché anche questo costa e dura non troppo, però
mi piace veramente tanto metterlo in quest'anno. Note di testa bergamotto, mandarino, note di cuore, fiori d'arancio, gelsomino, note di fondo ambra grigia, patchouli, muschio, ambra, legno secco. Ecco, forse sull'ambrato, sa. Sì, ambrato, fruttato, un po' fiorito, è molto molto particolare, è unisex, ma vi consiglio di darci un'occhiata. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, la prossima volta farò una top 10 di profumi invece usciti nel 2021 che mi piacciono, o dei migliori secondo me. Questo me l'avete richiesto tante volte dagli ultimi video, anche quelli di TikTok che sto facendo stanno andando molto bene. Sono contento di tornare a parlare di qualcosa che vi piace. Non smetterò di fare video anche su argomenti comunque di self-care, crescita personale, perché comunque mi toccano personalmente, è un po' una documentazione del mio percorso. Comunque questo canale è Marco Delia, non è Marco Delia Perfumes o Marco Delia Fragrance, è Marco Delia, quindi parla anche di me. Parlo di argomenti comunque che mi piacciono, i profumi, le self-care mi piace, ma sicuramente parlerò anche di altro e continuerò comunque a includere ogni tanto, almeno per il 20%, l'inglese e la mia carriera artistica che sto avendo di pari passo con il canale YouTube e la mia documentazione sui social, che serve solo per documentare un po' il percorso verso il successo. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento mi piace, qual è il vostro profumo preferito, tutti i link sono in descrizione di tutti i profumi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!